benvenuti a OptoTube Channel, il primo canale YouTube italiano interamente dedicato all'optometria. Quest'oggi parliamo di Stress Point Retinoscopy, che è una retinoscopia dinamica, la cui ideazione è attribuita ad Harmon grazie ai suoi studi elettrofisiologici e alle conoscenze optometriche di Kraskin. I due praticamente rilevarono l'esistenza di un punto nello spazio prossimale nel quale vi erano delle variazioni elettrofisiologiche considerevoli rispetto agli altri punti dello spazio di conseguenza vi erano anche delle variazioni da un punto di vista del riflesso retinico e di performance da un punto di vista visuo-cognitivo. Questo punto era un punto di stress, ovvero un punto in cui c'era un calo delle performance visive ed un aumento dell'attività fisiologica con diminuzione di quella neurologica. Quindi lo scopo della Stress Point Retinoscopy è proprio quello di ricercare il punto di stress o lo stress point. Il target è la pallina di Wolf, o vi è anche un target ideale che consente un miglioramento della tecnica, la facilità poi l'esecuzione prevede il posizionamento ovviamente dell'esaminatore frontale all'esaminato e in maniera simmetrica come in tutte le retinoscopie dinamiche praticamente l'esaminatore pone il target e il retinoscopio alla distanza di 50 cm rispetto all'esaminato. Quello che deve fare l'esaminato è osservare la pallina di Wolf, quindi il target. Mentre l'esaminatore muove la pallina di Wolf verso l'esaminato in maniera frontale e simmetrica, andando ad osservare poi il riflesso retinico binocularmente, prima nell'occhio destro e poi nell'occhio sinistro, ovviamente in maniera alternata e continua. Il riflesso retinico viene esaminato dal punto di vista del colore e della brillantezza e il punto di stress coincide con il punto dello spazio occupato dal target in cui praticamente abbiamo un incobimento del riflesso retinico, quindi il riflesso retinico assume un colore molto più scuro di quello che aveva inizialmente, ad esempio 50 cm. Quindi quello è il punto di stress nel sistema visivo dell'esaminato. Ovviamente lo scopo non è solo quello di valutare la posizione del punto di stress, ma anche di valutare il suo eventuale miglioramento attraverso l'anteposizione di lenti positive. Quindi se antepongo delle lenti positive, mi aspetto che il punto di stress migliori. Ovviamente se peggiora non è un bene. Il vantaggio della Stress Point Retinoscopy è quello di essere una tecnica semplice per valutare il punto di stress e inoltre per valutare se dopo delle sessioni di training aumenta e migliora l'accettabilità di positivo. Da un punto di vista invece dell'expected, abbiamo che il punto di stress dovrebbe essere 10 cm prima rispetto alla distanza di Harmon, quindi se la distanza di Harmon teoricamente in un individuo ad esempio è 40 cm, il punto di stress dovrà essere di 30 cm per essere accettabile. Ovviamente è tanto migliore quanto è più vicino è all'esaminato e quindi ad esempio un punto di stress eccellente è di 8-10 cm anche. Ovviamente se esso può migliorare ancora tramite delle lenti positive, ovviamente ben venga. Dunque questo è tutto per quanto riguarda la Stress Point Retinoscopy. Noi ci vediamo al prossimo Opto Video. Bella Opto Style!